Arrivo. Siamo tornati al lago di Iseo a trovare Matteo Mazzola che ci sta accompagnando a trovare le sue pecore. Gli animali sono un tassello essenziale a livello proprio dell'evoluzione del comportamento dei sistemi naturali per far funzionare i sistemi ecologici nel modo giusto, nel modo più produttivo, più efficace e più efficiente possibile. Ogni 80 cm c'è una pianta di gelso che abbiamo piantato, adesso queste le hanno già mangiate e abbiamo messo giù 700 l'anno scorso, perché il gelso praticamente è uno dei foraggi arborei alternativi più incredibili che ci possono essere. Raggiunge 24-26% di proteina, altissima digeribilità, e per cui l'idea qua è di avere delle siepi di gelsi che poi con un tosasiepi vengono capitozzate, tagliate anche 2 volte l'anno, perché poi è molto produttivo il gelso, ha le radici profondissime, super fascicolate tipo quelle del fico, ma è molto più resistente alla siccità del fico, e se ne va a perlustrare il suolo, blocca i pendii, controlla l'erosione, fa i frutti quando lo si lascia crescere, per cui una delle piante più belle che ci siano. E poi vabbè, stiamo recuperando una coltura che era veramente molto presente in tutto il nord Italia, centro Italia. No. Diciamo che la Paulownia ha più zuccheri e un sapore anche molto buono. Il gelso è molto alto in proteina e estremamente digeribile nello stesso tempo. Dipende dai momenti, però se c'è gelso e Paulownia tendenzialmente vanno su tutte e due. Gli animali sono gli elementi dinamizzanti del paesaggio. È come dire se il mondo vegetale ad un certo punto si fosse accorto che non era abbastanza la propria capacità di colonizzazione, riproduzione, copertura e creazione di questa rete di organismi viventi che stavano colonizzando il pianeta Terra, gli viene in mente di far evolvere in qualche modo la vita animale, o forse la vita animale ha incominciato ad evolvere accorgendosi di quanta abbondanza il mondo vegetale aveva accumulato, trasformando semplicemente energia solare e elementi nutritivi del suolo in cibo e l'ossigeno prodotto in aria da respirare. La pecora è un animale che tendenzialmente può essere molto pericoloso negli impianti agroforestali, frutteti, perché può scortecciare gli alberi, può rovinarli. È importante fare sempre dei test in base al periodo, capire quando sotto la corteccia o all'interno del tronco si trovano quei nutrienti, quegli zuccheri di cui l'animale ha bisogno. Perché, per dire, se io le portassi qua a primavera, in no c'è una pianta che pompa una quantità di zuccheri pazzesca per rivitalizzarsi, un po' come l'acero, un po' come il kiwi, un po' come la betulla, e loro vanno a ricercare automaticamente. Questo periodo invece è molto più amara, e lì è importante, anche noi dobbiamo provare, mangiare nello stesso momento in cui gli animali mangiano quella cosa, per capire perché lo mangiano. Per gli animali costituiscono delle medicine. Noce, le foglie di noce sono degli importantissimi antiparassitari. Per Infatti cui... vedi, è andata a assaggiare. Sì. Qui abbiamo Sony e Selli, le nostre belle asinone. La loro funzione, oltre ad essere molto, molto simpatiche, la loro funzione è quella di ripulire quello che le pecore non mangiano. Sono animali che provengono da zone tendenzialmente desertiche, per cui soffrono il foraggio troppo ricco di proteine in particolare. Infatti è un animale che funziona molto bene anche a foraggi poveri, a erba secca. Tendenzialmente dietro di loro dovrebbero arrivare le galline per distribuire il letame, per mangiare gli insetti. Purtroppo l'animale ha acquisito simbolicamente un significato solo e unicamente produttivo. Ci siamo dimenticati che, spostando gli animali dagli agroecosistemi ai sistemi creati ad hoc per aumentare la produzione, ci siamo ritrovati a sbilanciare completamente gli equilibri che si erano creati nell'arco di centinaia di migliaia di anni, sono addirittura milioni di anni di evoluzione, tra paesaggio, animali erbivori, predatori e tutto il resto dell'ecosistema animale, microbiologico e vegetale che adesso è connesso. L'animale erbivoro, in particolar modo adesso parlo delle pecore, delle vacche, delle capre. Le capre sono animali estremamente legati
al pascolo, estremamente legati agli arbusti, estremamente legati agli alberi, per cui a livello evolutivo si sono adattati in maniera tale da aver bisogno degli animali per potersi rinnovare, per potersi potenziare e per poter persistere e permanere in un determinato luogo. Se noi guardiamo alle erbacee, e ce ne accorgiamo anche quando tagliamo l'erba di casa con il tagliaerba piuttosto che con il decespugliatore, quello che stiamo facendo di base è, prendiamo l'esempio di questa erbacea, adesso questo non so se sia Dactylis o altro, dovrei vedere l'infiorescenza, e praticamente quello che fa il tagliaerba o che fa l'animale è recidere, potare. Man mano che ci avviciniamo al suolo, ed è importante non esagerare, perché quando l'animale va troppo vicino al colletto rischia anche di radicare la pianta, e dobbiamo essere bravi a spostare gli animali, osservare e spostare gli animali in base allo stadio vegetativo della pianta, in base alla stagione, in base a vari fattori, a spostarli in tempo. Quello che ha fatto l'animale o che ha fatto il tagliaerba è stato semplicemente esporre la base di queste ramificazioni, possiamo chiamarle così, perché questa è una pianta di questa erbacea, di questa graminacea, che è composta da diversi fusti, ok? Più andiamo a recidere questi fusti, più dalla base si risveglieranno dei nuovi fusti dormienti, per cui significa che dalla stessa pianta avremo molti più steli. Era anche quello che si faceva una volta con i cereali, per cui verso gennaio, uno perché non c'era il foraggio per gli animali e per cui bisognava ottimizzare, si buttavano le pecore nei campi di cereali, che riportavano il cereale fino a terra o quasi fino a terra, o si mangiavano le cime, stimolavano la pianta ad aumentare, ad accestire. Il fatto di permettere alla luce e all'ossigeno di penetrare aumenta l'efficacia di questa rinascita da parte della pianta erbacea. Se noi lo facciamo su una pianta, ovviamente comincerà ad allargarsi, diventare più densa, rimuovendo gli animali, calpestando, portando la saliva, l'urina, tutto il vecchio, tutto il morto che soffoca il terreno e non permette ai germogli di germogliare, perché fa da pacciamatura a tutti gli effetti, viene smosso o comunque viene calpestato e appoggiato al suolo, laddove i lombrichi, laddove i microrganismi riusciranno ad aggredirlo, farlo decomporre e trasformare in suolo. Guardate qua sotto, la primissima parte di suolo è praticamente una torba, un compost estremamente scuro e ricchissimo, è una bambagia per i nuovi semi, nel caso in cui alcune specie del pascolo vadano a seme, cadono qua sopra, l'animale ci passa sopra, lo interra un pochettino e qui nasce il finimondo. Applicare questo principio su larga scala significa aumentare il potenziale di copertura, quindi controllo dell'erosione, incremento della capacità fotosintetica di una porzione di paesaggio. Più piante ci sono, più fotosintesi queste piante fanno, più le radici pomperanno carbonio liquido nel sottosuolo, che attiverà la microbiologia che accumulerà sostanza organica, che permetterà alle piante che verranno in futuro di andare sempre più in profondità, di avere sempre più acqua a disposizione, sempre più nutrienti a disposizione, e andare in perlustrazione di quegli orizzonti del suolo che ci siamo un po' dimenticati per via di una mala gestione del territorio. Invece l'incremento della biodiversità di specie è anche connesso ad una buona gestione del pascolamento da parte degli animali. Questi terrazzamenti, quando siamo arrivati in questa zona in particolare, noi avevamo tra le 4 e le 7 specie che crescevano. Era una sostanza organica fossilizzata, ferma, aveva bisogno di azoto, aveva bisogno di ossigenazione, aveva bisogno di essere attivata. Più i nutrienti diventano accessibili, più c'è ossigeno nel suolo, più microbiologia, più sostanza organica, maggiore sarà la capacità di quel suolo di rispondere con un incremento di diversità funzionale. L'animale viene accusato di essere una macchina da produzione di metano e rilascio di anidride carbonica, laddove sul pianeta Terra, prima che l'uomo raggiungesse i numeri che ha raggiunto oggi di 7-8 miliardi di persone, con tutto il consumo adesso connesso, prima che noi arrivassimo ad essere così tanti, gli animali sul pianeta Terra erano milioni e milioni e milioni, e gestivano in concerto tra di loro come un'orchestra ben armonica
gestivano porzioni di territorio di milioni di ettari, rigenerandolo, facendo accumulare, pensate alle pianure dell'Ucraina, della Russia europea, della Polonia, suoli che arrivano ad avere 2 o 3 metri di profondità di sostanza organica. Sicuramente non è stato l'uomo che ha coltivato il grano, la soia, il girasole o qualsiasi altro cereale che ha fatto aumentare quella fertilità. Sono stati migliaia e migliaia di anni di pascolamento, di consorzi e successioni ecologiche di animali che una specie dopo l'altra hanno gestito in maniera intelligente, in concerto con il mondo vegetale, il paesaggio. Immaginatevi, una volta c'erano i rinoceronti lanosi, c'erano i mammut, c'erano ungulati di dimensioni incredibili che processavano enormi quantità di foraggio, e uno si immagina che è il letame degli animali che migliora il suolo. No, il letame è semplicemente un attivatore della microbiologia, una restituzione concentrata di nutrienti che attira gli uccelli, perché al di sotto del letame arrivano gli insetti, arrivano i lombrichi, arrivano gli stercorari, arrivano tutti quegli artropodi, quegli insetti detritivori che si cibano del letame, rilasciando uova o anche solo con la loro presenza attirano gli uccelli che distribuiscono il letame, che dà un nutriente concentrato che diventerebbe quasi tossico per quella porzione di suolo, distribuiscono il letame, per cui lo rendono disponibile a una maggior superficie di terreno, si mangiano gli insetti, l'uccello, la sua funzione è di portare nutrienti da luoghi molto lontani o mediamente lontani e arricchire, ottimizzare, diciamo, la nutrizione per un po' tutti quanti. In più l'uccello gestisce anche i parassiti. Un sistema con erbivori senza la presenza di uccelli, addomesticati o selvatici che sia, non è un sistema sostenibile. Quello che io immagino è una transizione intelligente che deve prendere il tempo che prende, perché più che altro non è solo una questione culturale, ma anche una questione economica, è una questione di risorse, è una questione di logistica, è una questione di creare dei nuovi modelli produttivi, ma che abbiano senso a livello ecologico, perché dire sono più produttivi gli animali di un sistema convenzionale e dimenticarsi che per far funzionare quei sistemi abbiamo bisogno di soia che arriva adesso da aree dove ci sono conflitti armati o deforestazioni o utilizzo eccessivo di sostanze chimiche che non sono neanche permesse in Europa, è una produttività che è permessa da un sistema che fa funzionare le cose muovendo le pedine così come gli viene comodo muoverle. Dovremmo creare sistemi completamente diversi da quello a cui siamo abituati fin da piccoli. Noi abbiamo piantato tantissime specie di supporto da foraggio per i nostri animali solo e quasi unicamente per loro, se no avremmo potuto scegliere altre specie. Nei nostri impianti agroforestali c'è il gelso, ci sono ontani, ci sono paulonie, ci sono sambuchi, ci sono salici, ci sono olmi siberiani, ci sono un sacco di specie. Lo stesso ulivo per noi è un foraggio per le pecore e per gli asini estremamente importante, perché alla fine dell'inverno, quando il foraggio incomincia a scarseggiare, è vero che abbiamo anche il fieno che abbiamo raccolto durante l'anno, però quei foraggi alternativi ci permettono di dare innanzitutto del verde, degli antiossidanti, della clorofilla fresca, dei minerali attivi, della linfa viva che mantiene i nostri animali performanti anche a ingerire materiale verde, perché quando l'animale si abitua a mangiare solo materiale secco poi ci vuole un po' di settimane a primavera per farlo riabituare al verde, per cui ci sono tutta una serie di strategie nella programmazione, nella pianificazione del paesaggio produttivo che vanno messe a punto, e più strategie, più elementi aggiungiamo a quel sistema, maggiore sarà la produttività, maggiori saranno i servizi ecosistemici che fornirà, maggiore sarà il benessere degli animali. Non sto parlando quindi di allevamenti allo stato semibrado, mezzi abbandonati, dove l'animale effettivamente distrugge i pascoli, fa diminuire la biodiversità, fa aumentare i parassiti all'interno di quel determinato sistema. Sto parlando di sistemi biointensivi funzionali, dove la quantità di animali, la velocità degli spostamenti, la successione tra le varie specie all'interno del sistema possano permettere un potenziamento delle capacità del paesaggio
di sequestrare carbonio, di farli infiltrare e raccogliere l'acqua, di fare fotosintesi clorofilliana, per cui creare abbondanza non solo per gli animali ma per il sistema, di far aumentare la disponibilità dei nutrienti all'interno del suolo, perché più microbiologia attiva abbiamo, più sostanza organica abbiamo nel suolo, maggiore, più attivo sarà il terreno. Gli animali spostano rapidamente gli elementi, spostano i nutrienti, spostano i semi. Prima che arrivassero i coloni europei in Canada, teoricamente in Canada non c'erano, non so se non c'erano proprio specie di lombrichi, però quelle che c'erano erano in bilanciamento con gli ecosistemi presenti. Arrivano i primi coloni con i cavalli che sotto gli zoccoli avevano del letame, dello stallatico con uova, con dei piccoli lombrichi, incominciano a riprodursi e questi modificano determinati ecosistemi attraverso la loro riproduzione e presenza. Non sempre una cosa positiva nel breve termine, ma la funzione degli animali è quella veramente di velocizzare i processi ecologici. Qua vediamo di come il letame si sia già sciolto, sia finito sopra dei residui di piante secchi, per cui è quello che ci permette di assorbire più velocemente il materiale che non è stato consumato dagli animali. È importante che ci sia, in inglese si dice il trampling, per cui il fatto che gli animali una parte lo calpestino e che si avvicini il più possibile al suolo, perché quando poi arriva la pioggia, questo, come dicevo prima, viene attaccato. È bellissimo vedere qua, dopo il passaggio degli animali, dove abbiamo presenza di letame, dove il terreno è stato un po' disturbato, i semi sono stati schiacciati bene sul suolo, abbiamo avuto un'ipergerminazione, soprattutto in un punto dove durante il periodo estivo magari c'era qualche pianta o annuale o comunque perenne, abbiamo avuto una siccità importante, magari è morta, per cui abbiamo tutti questi dicotiledoni, ok? Che sono un'infinità veramente, che stanno partendo e occuperanno questa fascia, sfrutteranno la decomposizione delle radici della coltura della specie precedente per andare più in profondità, e per cui ad ogni ciclo è radice su radice. Infatti noi anche come quello che facciamo in orticoltura è semplicemente quello che avviene normalmente nei pascoli. Abbiamo osservato il loro comportamento e di quanto possono migliorare se ben gestiti, e abbiamo applicato pari gli stessi principi. Abbiamo della pacciamatura che anche noi utilizziamo, crescono le colture a traverso o seminate o trapiantate. Una volta che quella coltura finisce di crescere, noi passiamo con la trincia è il nostro animale, o addirittura con le pecore, e poi rincominciamo con la prossima coltura. Mettiamo un pochettino più di pacciamatura che protegga quello che c'è sotto e protegga la storia della decomposizione, per poi far crescere le piante attraverso. Migliore in quantità e qualità è la fotosintesi, maggiore sarà la biomassa, sarà la ricchezza di nutrienti che ci sarà in quella vegetazione, migliore sarà la performance e il numero di animali che potranno essere presenti. Infatti spesso e volentieri si pensa che gli animali siano troppi. Il problema non è il numero di animali, ma il periodo in cui vengono lasciati su un determinato pascolo. Noi fate conto che spostiamo gli animali tra le 6 e 8 volte al giorno, andiamo in certi periodi magari anche qualcosina meno, perché in base a come si comporta il pascolo noi ci comportiamo di conseguenza. In base a come si comportano gli animali noi ci comportiamo di conseguenza. Gli animali devono essere spostati velocemente perché non devono stare a contatto con le loro feci troppo a lungo e con gli stessi parassiti che potrebbero creargli dei problemi. Devono avere foraggio sempre fresco, e per cui piuttosto che un grosso appezzamento lasciato per un mese agli animali, si suddivide quell'appezzamento in 30 particelle dove gli animali pascolano per un giorno. Alla fine del pascolamento di 30 giorni ritroveremo, ovviamente bloccando poi i pascoli dei giorni precedenti, ci ritroveremo sul primo pascolo dove la maggior concentrazione di urina, feci, attività degli animali, tutto tosato, perché quando gli animali sono più vicini aumenta la competizione, per cui invece che spilucchiare qui e là solo quello che gli piace, mangiano tutto quello che c'è, quello che gli piace di più, quello di più nutriente, ma anche quello di medicinale e che non gli piacerebbe tanto, ma è che magari quella fibra che gli permette di far funzionare meglio la digestione, il rumine. Effettuando questi spostamenti ogni giorno riusciamo a spalmare la potenziale produttività degli animali e il loro benessere, la loro salute in maniera più equilibrata, un po' come se quegli animali fossero in natura, spostandosi come qualsiasi animale, andando a mangiare le varie specie di cui ha bisogno. La recinzione
che si chiama pastore elettrico, che prende il nome praticamente dal cane pastore e dal pastore, la quale funzione era quella di essere predatori, e infatti il cane è un predatore. L'uomo ha imparato che il cane ha questa capacità, questo comportamento di mantenere gli erbivori compatti tra di loro. Un po' come avviene in natura in qualsiasi posto del mondo, dove gli animali vengono spostati o vengono mantenuti vicini dalla presenza dei predatori intorno. In questo modo aumenta la competizione, gli animali mangiano tutto quello che c'è e si spostano molto spesso perché non possono rimanere allo stesso posto. Dopo pochissimi giorni guardate quanta roba, guarda qua. Questo sembra una cosa insignificante su un ettaro, su 100 ettari, su 1000 ettari, ma questo replicato su 100, su 1000, su decine di migliaia di ettari è quello che ci può permettere di rincominciare la rigenerazione, perché la presenza di queste larve, di questi insetti che si cibano di un prodotto che, se non ci fossero stati gli animali, già questi insetti non ci sarebbero stati. La presenza di animali permette la presenza di insetti che se no non ci sarebbero in nessun altro modo. La presenza degli insetti è importantissima, sia come impollinatori sia come regolatori dei sistemi ecologici. Ci ritroviamo adesso in un momento estremamente critico dove la quantità di insetti a livello mondiale, a livello europeo, sta diminuendo sia a livello di quantità che di qualità, e allora dobbiamo mettere a punto le strategie a più basso costo, più semplici che ci siano, per riattivare i sistemi ecologici, se vogliamo che quei sistemi ecologici non collassino su di sé. Questi insetti mettono in connessione il letame con gli orizzonti più profondi, potenziando tutte le forme di vita che possono giovare della presenza di questo letame. Tutto questo l'anno scorso, quando siete stati qui, era terra bruciata, fine estate, avevamo appena fatto i reinterri. Come abbiamo utilizzato gli animali per far ripartire questa felice abbondanza? Dapprima abbiamo seminato un mix da sovescio di senape, rafano, abbiamo messo dell'erba medica e diverse altre specie. La funzione dell'animale è molto bella, che ha queste zampettine che sono fatte per interrare, per seminare, e per cui voi potete seminare, buttarci gli animali sempre con le reti, li spostate, e loro calpesteranno tutto per bene. Abbiamo fatto 2 raccolti, e per cui li abbiamo utilizzati per gli animali, un foraggio pazzesco, dall'inverno all'inizio della primavera, una bestia del genere tagliata 2 volte e data da mangiare agli animali. Dopodiché la ricrescita, sempre di questo mix che avevamo seminato, ci abbiamo seminato sopra a spaglio un mix di sorgo e ancora erba medica, ci abbiamo buttato dentro gli animali che hanno mangiato, calpestato tutto quanto, e questo è il risultato del secondo taglio. Stesso discorso abbiamo fatto di qui, era tutta terreno molto brullo, compatto, anche qui vedete adesso abbiamo un po' di oidio dall'estate, ancora con un po' di trifoglio con dell'oidio dall'estate, ma vedete la ricrescita di questo mix di erba medica e trifoglio. Noi da qui ci abbiamo fatto, sia da qui che da là, dei tagli quest'estate di fieno, per cui abbiamo delle balle con un foraggio altamente ricco in proteina, che ci permette di avere gli animali sempre sul pascolo anche durante il periodo invernale. E qui c'è l'orto di Easy the Farm, meraviglioso, qui si vedono proprio le piante felici. Io sono contenta quando vengono bene i miei ortaggi, ma qui stanno proprio al massimo della forza. L'anno scorso abbiamo fatto un video per spiegare proprio come coltivano l'orto qui a Iside, quindi potete andare a rivedere quel video. Matteo, grazie infinite, ci hai dato un sacco di informazioni, ma a me mi hai proprio quasi emotivamente colpita con tutte queste cose che ci hai spiegato. Gli animali sono veramente nostri compagni anche nella coltivazione, quindi non so se hai un messaggio per concludere. Non fermarsi ai luoghi comuni, di osservare e ricordarsi che con gli animali siamo cresciuti come specie, come cultura, e la cosa bella dell'animale è che ci permette di osservare il paesaggio così come da soli non riusciremo mai a fare, perché è la cosa più simile a noi nel paesaggio, ma che ha ancora quella capacità e quella saggezza di riconoscere e di avere a che fare con il paesaggio così come noi non sappiamo fare. Per cui osservare e vivere con gli animali può aiutare veramente tanto a comprendere l'ecologia e chi siamo. Grazie infinite, vi salutiamo dall'orto bellissimo sulla riva del lago. Ciao. Ciao ciao. Ma che bello questo suolo,
specialmente ben coperto per evitare che senta merda.